Abbiamo iniziato per Anna. Ciao Monica. No. 5, 4, 3, 2, 1. Anna si trova su un balcone di un piano abbastanza alto di un palazzo popolare, sta stendendo all'esterno la biancheria e intanto è come se facesse delle considerazioni sulla banalità della vita, sulla cruda banalità della vita. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Ci hai pensato? sì, sì, perché ho visto che cadeva giù una molletta. È stato importante che cadesse giù la molletta. Arriva giù sul fondo del cortile e lei ha un piccolo sussulto. È una moneta di plastica? Mm, sì, Di che colore? ma viene blu. Si rompe cadendo? No, no, Perché è blu? non so, ho notato che ci sono dei riferimenti un po' come al cielo, un po' al mare per lei, perché è come se lei avesse bisogno proprio di comprendere un'altra sostanza dell'esistenza. Molletta che teneva qualcosa? Sì, stava utilizzando per stendere, non so, mi sembra una federa o uno straccio, un panno da cucina, Ed è bagnati, caduta. tirati fuori dalla lavatrice, sì, sì. La stava stendendo all'aperto sul davanzale. I fili, esatto. Vibrazione, seconda sessione di Anna. 3 miliardi, Consapevolezza. 140, Anima. 42, Vite. 1907. Cervello. È un po' bloccata, 8,8, Suscettibilità ipnotica. 28, 3D. ne viene 72, Vivacità animica. 90. Entità eteriche. Allora, c'è un lupo molto tranquillo, seduto, che è convinto, sicuro che trionferà, ce la mangerà. Poi c'è una coccinella, però è gialla e nera, però in realtà non è una coccinella, in verità è una formica. Quindi quella che potrebbe essere una vaga idea di fortuna, in realtà cela la formica, che è una qualunque, ce ne sono tante di formiche, e dedita alla fatica, al lavoro. Poi c'è tipo una biscia che però a lei fa credere di essere un serpente velenoso e quindi non la fa mai stare tranquilla, la fa sempre stare in allerta. Poi c'è del secondo universo uno squalo che la minaccia di dissanguarla nelle sue energie e nelle sue sostanze finanziarie. E poi c'è un uomo del tempo che è messo in una posizione un po' particolare. È fermo, però dà l'idea di movimento perché ha il busto proteso in avanti ed è come se stesse facendo con il busto una torsione indietro. Quindi come se desse l'illusione di andare in avanti, però in realtà guarda indietro.
Mhm. Quindi in Anna è come se generasse proprio questa idea di progredire apparentemente, di fatto guardare sempre indietro, quindi essere sempre rivolto a questa linea temporale, che è quella del passato. Nel complesso, come vedi, ci sono tutta una serie di tranelli, di inganni, di cui lei è vittima. Poi, E poi 3 di L. scusa, prima della formica hai detto? Me lo sono perso. Era un lupo lì Mm. seduto, bello eretto, che sa che tanto la mangerà. Come si chiama il lupo? Ci chiamiamo tutti Angelo e lo sai. Adesso li vediamo le cose. Entità mentali. La prima è puttana. È come se fosse proprio marchiata a fuoco sulla sua spalla, come le vaccinazioni che si facevano, no? Un tempo, Mm. ehm, che sembravano un po' quasi dei timbri, no? Mm? E lei ha questa P di puttana, ok? Che di fatto la fa essere indegna, ok? Di avere determinate cose. Proprio, posso dirti una ehm, donna non meritevole, ecco, chiamiamola così, mm? Di non moralmente degna di meritare né un uomo, né un lavoro, né una posizione sociale. Ok? Quindi stiamo intendendo proprio puttana di basso livello. Mm. Mm. E gli deriva proprio da questa, è come se fosse, non so spiegarti, quasi genetica. Gli deriva proprio dalla nonna paterna, la quale si era permessa di portare via a un'altra ragazza l'uomo, quindi mandando a monte i piani di una coppia più o meno formata, mh? Ricevendo la maledizione da parte della mamma di questa altra ragazza. Una maledizione che è ricaduta fino a lei. Se lei avesse avuto una figlia, sarebbe ricaduta anche sulla figlia. Ma lei, essendo una puttana, non merita neanche, capito, il coronamento di una famiglia. Mm. Quale entità eterica c'è dietro a questa maledizione? Ma allora l'uomo del tempo mi fa vedere proprio che per quanto lei possa fare per poter andare avanti, per potersi sganciare, lui guarda sempre indietro, no? Come dire, tanto il gancio ti fissa lì. C'è proprio come un magnete che la porta lì. Quella linea temporale non può cambiare. Ehm, e poi mi fa vedere appunto questa biscia, quindi che di per sé questo tipo di maledizione potrebbe essere anche innocua, però a lei risulta sempre sotto forma di serpe velenosa. Che livello questa entità mentale, puttana? Intorno al 7. Vabbè, poi. Crogiolarsi. Questa entità mentale la fa stare nel ruolo della vittima, vittima su diversi fronti. E quindi lei, per dar da mangiare a questa entità mentale,
perché poi le entità mentali è come se diventassero delle entità autonome, che però richiedono di essere nutrite. Quindi lei per dargli da mangiare deve continuare a crearsi nella vita delle situazioni in cui ci sono dei carnefici che possono essere delle persone che magari appunto la trattano male ingiustamente, eccetera, o delle situazioni in cui lei di fatto poi risulta perdente, risulta vittima, come appunto per esempio tutti i luoghi in cui viene sfruttata lavorativamente, oppure le situazioni in cui lei chiede un alloggio, sì, le viene riconosciuto, però decisamente un alloggio che non soddisfa, no, le sue esigenze. Quindi direi appunto livello A6. Poi c'è imbarazzo. È come se lei fosse perennemente in una condizione di soggezione, di non sentirsi a proprio agio, di non sentirsi se stessa, di non sentirsi adatta in tantissime occasioni, in tantissimi posti. Ed infatti gli altri, a loro volta, la fanno sentire non adatta, non all'altezza. E questa cosa io la collego moltissimo al padre. Mi fa vedere lo stesso tipo di paura, di timore, di soggezione che lei aveva nei confronti di un padre anche molto scattoso, diciamo così, imprevedibile. Mm? E poteva rivelare questa violenza dirompente da un momento all'altro. E qua appunto mi dà anche questo livello qui 6-7. Impianti? Guarda, come impianto mentale ha una crosta di sale molto molto spessa. Sembra un casco a vederlo da fuori, oppure potrebbe addirittura sembrare che la sua testa sia all'interno di una grotta di sale. Sale poi che praticamente è come se andasse giù all'interno, diciamo così, del suo cervello, fino a raggiungere la ghiandola pineale per calcificarla, proprio affinché lei sia impossibilitata a far funzionare questa parte, diciamo così, del cervello che le permette di connettersi fuori dal tempo e dallo spazio, mentre lei rimane molto prigioniera della dimensione spazio. Infatti, per esempio, si è ritrovata in questa casa estremamente angusta, in cui lei dice: ma al catasto mi risultano tot metri quadri, a me risulta essere la metà. Lei è vittima dello spazio. E poi ci sono degli scotch tipo i tape che vengono usati dai fisioterapisti, e ne vedo uno, diciamo, a livello della pancia, diciamo intestino. E, è come se le comprimesse proprio la zona del suo potere personale. Partendo dalle emozioni, è come se le facesse venire quasi un senso di nausea a volte nei confronti della vita. Non ne può più di certe situazioni, è disgustata. Ha proprio un'avversione. E poi c'è questo stranissimo, sempre tape, scotch da fisioterapista, diciamo così, che ovviamente funzionano non in maniera benefica, come utilizzerebbe un fisioterapista, ma esattamente al contrario. Ed è collocato praticamente nella zona dell'inguine destro. È molto tirato. Di nuovo è a destra proprio per questa sua esperienza terrorizzante, direi, che ha vissuto con il padre. Ed è come se
le rendesse faticoso il camminare nella vita, ma l'associazione non è così immediata. Cioè, lei direbbe, cavolo, non cammino bene, dovrei trovare qualcosa nella gamba. E invece no, è proprio più profonda e più subdola la cosa. È andata lì profondamente, nell'inguine destro. Basta? Sì. Che colore sono questi tape? Questo dell'inguine è blu, quello Deep State, quel blu lì. Mm. L'altro della pancia è, non so come dirti, un po' un giallo marcescente, giallo uova marce, sì. Blu. Quindi giallo-blu, sempre. Giallo blu. Ikea, Ucraina, il supermercato, Poste italiane. Poste Italiane, il supermercato come si chiama? Eurospin. E chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro sono due colori complementari. Va bene, iniziamo. Allora, Anna, tu hai tante cose, anche tanti animali, ok? Io mi concentrerei, poi se c'è tempo lo facciamo, ma insomma, c'è questa maledizione, no? Più o meno, di fatto, a noi interessa quella. La tua vita è legata, è bloccata da quello. Chiamiamo la disincarnata nonna paterna. Poi c'è anche la zia novantenne, chiamala, ma soprattutto voglio la nonna paterna, la puttana, cioè colei che è stata tacciata di poco di buono, donna poco di buono, che ruba i mariti degli altri o i fidanzati degli altri. Questo peraltro è un insulto che statisticamente, secondo me, sono più le donne che si dicono tra di loro che l'uomo che dice a una donna, come insulto. Allora, è come se mi desse una zona in cui è avvenuta la guerra, ok? E mi fa vedere una specie di nebbiolina. Bisogna capire se era perché il marito, cioè il nonno di Anna, nonché marito di questa donna, avesse fatto qualcosa relativo alla guerra. Perché è come se mi dicesse, ehm, mm, non so, che il loro rapporto era legato a questa cosa della guerra. Ok? C'è tanta nebbia, come se fosse sei in una zona un po' boschiva di montagna in cui si combatte la guerra, una cosa del genere. Mm. Ah, non nebbia confusione sulla faccenda. No, no, proprio come se mi volesse riportare lì. Mm. Chiama anche il nonno. Ecco, è anche come se si fosse ehm, mai estinta questa vissuto di guerra, di fame, ok? Come se questa cosa in cui c'è poca disponibilità economica, ci sono poche risorse, che è tipico della guerra, Mm. eh, ci fosse, mm, Fossilizzato. sì, è proprio come se non fosse cambiato nulla. Per qualche ragione, mm, da quel È punto di vista la guerra non è finita, ok? una Quindi dinamica stessa che situazione di carenza. si presenta spesso. La guerra lascia strascichi di almeno 2 generazioni.
E infatti il papà di Anna è stato molto privato e in lui vedo che ha generato una fortissima aggressività. Ehm, come appunto se fosse trattato così, che c'erano tante rinunce da fare, e c'era tanta severità, tanta disciplina. Ed è proprio come cresciuto come un bambino che è stato zitto, ha subito. E poi dopo, quando ha potuto, ha riversato tutto all'esterno, Mm. senza nessun tipo di educazione emotiva. Mm. Mm. Quindi nonna e nonno paterni, mamma, figlio, scusa, padre di Anna, figlio di questi due, e mamma di Anna. Mm. Praticamente è come se mi facessero vedere due simboli. Uno è il fucile a rappresentare la guerra, l'altro invece è una croce enorme. Sicuramente anche la religione ha fatto una gran parte di gioco, perché per la religione, sai, poi figurati, una donna così, c'è una ragazza che ruba il marito a un'altra, a maggior ragione è una puttana, ok? Mm. E in generale, già a maggior ragione, la religione implica dei sacrifici, delle rinunce, la povertà, a prescindere dal discorso guerra, sempre. Quindi come se questi due fattori si fossero fra di loro amplificati e Anna ne vive le conseguenze, nel senso che mi fa vedere che comunque quindi c'era sta nonna paterna che ha fatto un figlio che è il papà di Anna, giusto? Poi ha fatto anche una figlia, o due figlie forse, più due figlie forse. Quattro. Ok, Quattro. Due io ne maschi e vedo due femmine. Due maschi e due femmine. qua in questa vicenda che contano sono un maschio, che è il suo papà, e altre due femmine in questa vicenda qua che contano. E mi fa vedere come su entrambe le femmine, per esempio, l'influsso religioso sia stato soverchiante proprio come le timorate di Dio, nel senso anche da averne timore delle conseguenze, no? Mm. Se non si va verso una certa direzione. Però la nonna paterna vedo che è quasi fuori da questo, non completamente, ok? Come evoluzione, come rielaborazione della vita. mm? È quasi completamente fuori da tutto questo gioco. Ok. Chiama la zia. Mancata solo l'anno scorso per colpa del Cinivac, apparentemente. Non so se avevano in comune una passione intorno al cucito loro. Mm. Perché è come se mi presentasse un centrino. Cosa fa? La zia è... Che è successo nel ricovero? Allora, mi dà come un tubo d'ossigeno, che è come se le desse più ossigeno di quello che lei richiedeva,
ed è come se fosse avvenuta una, non so come spiegarti, una sorta di esplosione. Mi fa vedere come se ci fosse una specie di puntaspilli di quelli da cucito, e mi fa vedere come uno spillo che va giù, 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 giù in profondità di questo puntaspilli e poi esplode, l'intero puntaspilli. Se apriamo il portale aureo, lei va? Credo, non so, è come se lei ci tenesse in qualche modo la casa che aveva prima. Forse ha fatto fatica a lasciare quella casa, perché è come se mi facesse vedere alcune zone della casa, Mm. molto affezionata. La casa è virtuale, è l'equivalente di una casa di un videogioco e lei tiene alla casa virtuale. Mentre ad attenderla c'è un percorso di consapevolezza, milioni di cose bellissime da vedere, da imparare e soprattutto da ricordare. Tutto questo lo mettiamo in una VIC e glielo offriamo. Vuole fare qualcosa di importante con un uomo lì. Non so se fosse il marito, perché è come se potesse aiutarla ad accelerare qualcosa. Mm. Anna, C'è fammi... anche molta materialità in questa donna, eh. C'è in generale in questa famiglia, no, che ovviamente ha subito molto, no, queste restrizioni, molto attaccamento alla materia. Anna, fammi con le mani il mese dell'anno scorso, tipo febbraio 2. Gennaio, ah, quindi è passato più di un anno. Tecnicamente, da esperienza, lei può andare. Servono 6-9 mesi, in media, ovviamente. Poi possono servire anche molti di più, anche anni o anche molti di meno. Mi fa vedere uno specchio, come se lei avesse bisogno di guardarsi molto allo specchio, no? Avesse bisogno di decostruire molte cose, avesse bisogno di tirar giù dalle pareti tutta una serie di effigi religiose, rappresentazioni religiose. C'è questo Ve- percorso che lei deve fare. È vedova di un carabiniere. Quindi non va bene, la salutiamo, ci promette che andrà quando? Ma questo è comunque un cammino molto prezioso, non da Certo, sminuire, non sì, da sì. pensare che non sta facendo nulla, è impreparata, ok? No, 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 certo. Eh, Però mi metto mm, nei panni di Anna, magari ha deciso di fare 2 sessioni e non la terza, lei non saprà se la zia andrà oppure no. La zia a volte è sì che lo molto saprà, religiosa, sì saprà. che lo saprà. Lo saprà perché attraverso lo specchio glielo dirà. Eh, Cioè, tipo che un giorno Anna si specchierà, mentre si specchia normalmente così, noterà qualcosa di particolare e quello sarà il segnale della zia. Non si deve preoccupare di questo, Anna. Va bene, Ma certo, che la zia si veda allo specchio tutti i giorni e veda l'importanza, visto che era molto religiosa, della religione tout court. In valore assoluto. Se è importante lo vedrà, se non è importante lo vedrà, se è poco importante lo vedrà, se non serve a un benemerito niente lo vedrà. certo. Gatto Tanto gatta? comunque Sì. la zia ringrazia Anna, eh? Vedo che le dà un bacio piccolo, piccolo, leggero, a fior di labbra sulla fronte. Gatto gatta, cavallo cavalla. E non ti preoccupare, eh?
perché sente che c'è qualche senso di colpa, qualche rammarico in Anna, ma va, non ti preoccupare, dice. Mm. Allora, il gatto, sì, ehm, non so come dirti, cioè è sempre lì, in qualche modo, non c'è un vero distacco, no, rispetto al suo gatto personale, ok? Mm. Ehm, è come se mi facesse vedere che ogni tanto la sera va a fargli la pasta, ai piedi. E la gattina che è Trovatella? Ogni tanto le sbatte contro il naso, così, no? Il muso. Mm. Cavallo, cavalla. Allora, quello che è il messaggio che percepisco è che una delle cose più belle per questi cavalli nel maneggio è far passare la paura alle persone di loro e che quando poi arrivano a un certo punto della sua vita, se sono riusciti ad ottenere questo, possono abbandonare questa dimensione materiale perché hanno raggiunto un traguardo molto importante. Uno di questi quattro animali vuole lasciare un messaggio? È un messaggio corale, non c'è la morte. Non c'è la morte così come non c'è la povertà. E mi fa vedere appunto questi animali come in un certo senso entrano ed escono all'interno di Anna, per farle vedere che è davvero tutto un gioco immateriale, tutto basato sull'energia. E mentre entrano ed escono da lei si trasformano, cambiano proprio anche forma, diventano più allungati, più rotondi. È un gioco che fanno con Anna. Cos'è esotericamente parlando l'animale cavallo? E mi viene che è il nostro, non so come dirti, noi siamo sul cavallo, noi ci possiamo far portare dal cavallo, che è come se fosse un'estensione di noi. E le nostre gambe si fondono con le gambe anteriori del cavallo, le braccia si fondono con le gambe posteriori del cavallo. Quindi il Sagittario o alcune figure mitologiche avevano visto giusto. Sì, certo, descrivono la realtà. Si dice che il cavallo ci vede molto più grandi di quanto noi non siamo e per questo ha soggezione di noi, pur essendo più pesante di almeno 3, 4, 5 volte di un uomo. Al di là di questo, il cavallo sente la persona, i suoi pensieri, la sua energia, le sue entità, le sue interferenze. E ricordo che una volta abbiamo visto che nella sorgente c'erano gli occhi di un cavallo. Ed è proprio così. Quando un cavallo ci guarda con quell'immensità della sorgente e riesce a cogliere tutto di noi, sia l'essenza sia gli orpelli. Perché mi piaceva così tanto disegnare cavalli da bambino, ragazzo?
Adesso qua per esempio però mi ha fatto vedere il cavallo come rappresentazione, come stemma di un'automobile. Ferrari? Mm, Mhm, esatto. mhm. Nel tuo specifico caso, non parlo di tutti, perché non è che una simbologia valida per tutti, ok? Era la tua volontà di aspirare proprio a questa abbondanza. Ok, lasciamoci, facciamoci lasciare un messaggio dall'archetipo cavallo e vediamo cosa Eh, dice. là dove soffia il Mistral, non so se è in Provenza, siamo in Francia, credo. Vedo questo cavallo che corre liberamente là dove soffia il Mistral. Lasciatevi portare dal vento, dall'aria, calpestate la terra, siate leggeri e liberi, forti, non c'è nulla da temere. Va bene, lo salutiamo. Mandiamo nel portale aureo degli animali, quelli che ha chiesto Anna. Sì, è molto più semplice per gli animali. Non c'hanno tutte le nostre cose da vedere. Mm. E lo chiudiamo. E mandiamo nel portale aureo la nonna e il nonno paterni ed i genitori di Anna, se non erano già stati mandati la volta scorsa, con la promessa che chi ha delle maledizioni nel portale aureo, di fatto, ne riconosce la inconsistenza e le annulla. La mamma di Anna dice: Ma è uno scherzo, è solo uno scherzo. Noi qua riusciamo a riderne. E infatti va via con una risata. Il padre? Mi dispiace per i segni che ti ho lasciato, fuori e dentro. E lo so che questo è un pessimo capitolo della tua vita, è una pessima immersione nella terza dimensione. Se vuoi ti offro il mio braccio per uscire. Vedo che lui prova ad allungare, sembra abbastanza peloso questo braccio, che offre questo braccio ad Anna perché lei è proprio molto immersa nella terza dimensione, nei disagi economici, nel concetto dello spazio, dei blocchi. E vedo che il padre vuole offrirgli questa possibilità per aiutarla un po' ad estrarla. E lei è come se avesse un po' paura, perché, sai, le ricollega al passato, no? Cosa significava quel braccio lì, allungato. Non è facile per Anna riuscire a comprendere che quella cosa lì non esiste più, che quella cosa lì era una bugia, che quella cosa lì era una parte del copione. E suo padre, ora che non è più suo padre, non è così, non ha più quella valenza lì di terrore, di violenza, di imprevedibilità. È arrivata una gazza ladra qua davanti. In qualche modo Anna è stata derubata.
attimo, ha scelto, ok? Ha scelto di farsi portare via sempre qualche cosa. Ma questo poi, per esempio, potremmo risalire al fatto che la nonna ha portato via lei qualche cosa, no? Mm. Quindi la maledizione è che ti porteranno sempre via qualche cosa o che non riceverai mai quello che hai chiesto. Ma vedi che viene fuori subito il papà mi fa vedere anche quello che è il progetto di Anna e dei biglietti esauriti. Mi fa vedere Anna che si fa tutta la fila dal bigliettaio per comprare, perché lei lo pagherebbe, no? Un biglietto per uno spettacolo, poi quando arriva lì il suo turno, il bigliettaio mette fuori il cartello biglietti esauriti e lei rimane così come una sciocca, eh, dove per l'ennesima volta la sua possibilità di essere felice e realizzata viene delusa. Anna è una vita che va avanti così. Salutiamo tutti nel portale, i 4. Sì, la mamma gli dice Anna, rivedi tutto, lo puoi fare. Rivedi nel senso di revisiona tutto, puoi farlo. Va bene, e l'abbiamo chiuso. La maledizione esiste ancora? Non è mai esistita, ok? Mm. Ehm, però non diciamo così perché per Anna è esistita, ok? Ehm, Questa maledizione si è dissolta, esattamente come si sta sciogliendo questo suo casco di sale, alla stessa maniera. Monica, causa esoterica di Angelo, almeno 10 tra persone, attività commerciali, targhe, targhe appaccicate a porte o strutture, e ben 3 ex tra queste 10 persone la caratterizzano. È un nome ricorrente, Angelo. Questo è un bel gioco fatto dall'uomo del tempo, lui stesso che si chiama Angelo, e che le pone sempre questi nomi, come anche a farle intendere che ci può essere un messaggio recondito, come un qualcosa di significativo. In realtà è solamente un inganno per appenderla, che ne so, a delle speranze. E infatti si riconduce a una forte matrice religiosa che c'è stata all'interno della sua famiglia. È stato scelto proprio questo nome per che rimanesse agganciato a tutto ciò che significa la religione, ovvero la disconnessione da se stessi, la rinuncia alla propria realizzazione, la povertà, le ristrettezze. Ma ormai l'epoca degli angeli non c'è più. Esiste, Monica, un cimitero degli angeli, un posto dove tutti hanno buttato la loro credenza negli angeli, angeologia, angelologia. Hanno buttato via, intendi? Mm? Mm? Ah sì, 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 me lo dà più come un portale definitivo, sì, una sorta di pozzo Mm? divoratore di angeli. Andiamo a vederlo dentro, questo portale definitivo di angeli. Cosa c'è dentro? Ci sono dei pezzi di ali? Ci sono dei Ci Gabriele incazzati, Raffaele incazzati, Urieli incazzati, Micheli incazzati? sono delle trombette d'oro, Mm? ci sono delle tuniche leggere, azzurre strappate, ci sono tipo dei volti quasi di Munch, con dei tratti vagamente angelici, quindi con queste bocche spalancate, ci sono delle braccine, alcune un po' paffutelle, però strappate,
in queste mosse così aggraziate. Mhm. Poi mi fa vedere delle piume che svolazzano qua e là, Mhm. dei riccioli d'oro. Um, Che soddisfazione. Vedere il cimitero degli angeli, che soddisfazione. Che voglia di andare lì, guarda, lo faccio, di andare lì a ridere di quella che è anche stata una mia creazione e che ora non serve più, tirando simpatici calci tra queste ali, piume, putti, arcangeli, roba inerte, inutile. Vuole venire anche lei, Anna, qui? sì, è come se si portasse appresso una specie di zaino con tutti i suoi angeli, ok? Anche perché mi pare che con questi angeli molti fossero esperienze decisamente negative. Ehm, quindi viene anche lei. Da qua, da dentro il portale facciamo una cosa nuova. Io nel mio universo attiro dentro il portale, vedi il buco là in alto, anche tutte le canzoni che parlano di angeli. Quella di Robbie Ah, Williams, Angel. Oh, quella di Francesco Renga. sì, che tu segui. Cazzo, no, non posso ancora mettere. C'è anche quella che fa oh Angel, na 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 na, un po' dell'epoca Elvis. Tutte le quintalate di libri e di parole, di numeri angelici. Aspiro a tutto. Lo porto qui nel mio cimitero degli angeli caduti. L'angelo An- caduto, ci sarà anche Anche Angela Lucifero. Merkel è venuta. Angela Merkel, via. C'è anche Lucifero, Lucifer, tutta la Certo. serie Lucifer, che tanti adorano e amano. Tutti quelli che mi hanno detto che sono Lucifero, qua, Angelus Vaticano. Angelus, Castel Sant'Angelo. Tutti gli arcangeli e gli angeli che hanno citato in un funerale in mia presenza a cui ho assistito di recente, in cui già a ogni citazione li ho mandati lì. E questo è il mio cimitero degli angeli. E quello di Anna? Anna vuole svuotare il suo zaino che contiene, come posso dirti, la parte ombra di questi angelo con cui ha avuto esperienze negative, ma anche proprio angeli di cui lei stessa è stata nutrita, specialmente nella prima parte della sua vita. Anche lei svuota quindi lo zaino all'interno di questo pozzo portale definitivo, sentendosi proprio molto più leggera, riesce a stare più dritta con le spalle, con la schiena. Io esco da questo cimitero portale e una volta che sono uscito lo chiudo per Mm. sempre. Anna Anna ha è lasciato anche l'uomo del tempo, di nome Angelo. benissimo. Lo chiudiamo lì dentro. Monica, causa esoterica dei problemi di lavoro e soldi. Se vuoi aggiungere qualcosa a quanto ho già detto. Ehm, oltre a tutto quello che abbiamo già detto, che lei riascolterà, il fatto che lei crede molto in questa terza dimensione, crede molto alla solidità della materia, di questa nostra esperienza
Ritiene proprio che sia duro, che sia faticoso modificare i lineamenti della sua vita. Ehm, Non si rende conto che invece modificando energeticamente lei stessa riuscirà a crearsi nuove situazioni lavorative che sono lì e io le vedo. Mi fa anche vedere che, per esempio, riesce in una linea temporale a contattare una tipo ditta che sta chiudendo e che svende o addirittura regala le macchine da cucire. E quindi lei di nuovo si impossessa di una macchina da cucire. E lei che riesce a organizzare corsi per insegnare la sua arte. Spieghiamolo, possiamo, no? Sì. Anna realizza, posso, no? Sì, i pupazzi, no? Realizza pupazzi. Ahimè, purtroppo ha dovuto vendere la macchina da cucire. Chiamiamo tutti i suoi pupazzi, con tutta l'energia creativa che ognuno di essi ha in sé. Cioè viene un'ape, che ride e dice: Ma mi hai creato per comprendere che è tutta energia e ancora non ti arrivi. Pensa che lei mi ha appena scritto: riprenderò il mio hobby. Non lo dice Monica. Non risponde Monica. Non decide Monica. Perché Monica vede il futuro. No. E poi secondo me non è neanche un hobby. È un atto creativo che secondo me puoi condividere con l'esterno. Quindi se le tue creazioni le vuoi, dimmi tu poi Monica cosa vedi, le vuoi vendere o regalare e non sono tue, sono solo mie, secondo me è meglio. È così Monica? Regalare no, no. Mhm. Le deve far conoscere. Le deve far conoscere cercando dei contesti giusti. Eh, allora, io vedo in eterico Anna come fosse una rabdomante, ok, che ha in mano questa, sai, le bacchette da rabdomante, no? Mhm. Fatte diciamo come una Y. mm? Mhm. Però in questo caso non sono delle bacchette di legno, ma sembrano tipo calamita. mm? E lei va con questa calamita in mano a cercare il settore di estimatori, ok? Di persone che possono apprezzare questa sua forma d'arte e che sono interessati ad apprenderla. Anche se vedo che lei apprenderà anche altre modalità artistiche, ok? Altre tecniche, un po' per seguire anche le richieste del mercato, che non è male come cosa. mm? Però per far questo occorre proprio che lei scelga di non essere più invisibile, perché un altro programma che è installato in lei, proprio perché abbiamo visto la sua entità mentale puttana, era quella di rimanere invisibile. No? Perché è chiaro che una donna di malaffare Certo. farebbe bene che non si mostrasse. Ok? Quindi lei è rimasta in questa invisibilità e le persone veramente non la vedevano al punto tale che quasi non le riconoscono i suoi diritti di base, sia nelle paghe lavorative, sia nell'assegnazione dell'alloggio, proprio perché lei è invisibile. Lei deve scegliere di non esserlo più. Lei deve scegliere di diventare ben chiara.
di avere una sua posizione assolutamente meritata all'interno del mondo, apprezzata, sentirsi a suo agio nel mondo. Basta imbarazzo, che è l'altra entità mentale. C'è un po' pazzo che le lascia un messaggio. Lei ce ne ha Adesso non so mostrato solo perché. uno. Ok, Mm. mi arriva un fungo. Non so se lei abbia prodotto un fungo, se può essere, perché è Eh? come se la. Anna, c'è Scusami? un fungo? Hai fatto un fungo? Qualcosa di simile? È come se la connettesse con tutte le energie della natura. Mhm. La connette appunto con la terra, la connette con l'acqua, la connette con l'aria, la connette con il fuoco. Allora, c'è, ma l'ha comprato, ho capito giusto, giusto? L'ha comprato. C'è, me lo sta facendo vedere, classico fungo col fusto bianco, il sotto bianco e la testa marrone. Che singolarità, però questo l'ha comprato, non so neanche dove, perché non ho mai visto una cosa del genere. Che singolarità questa cosa. L'unico che ha comprato è un fungo. Interessante, molto Molto, interessante. molto, perché è proprio quello che gli dà la connessione con il tutto, che lei infatti fino ad ora non ha avuto, perché se l'avesse avuta ovviamente non sarebbe, no? In questa condizione di totale blocco. Va bene, questo fungo cosa le dice quindi? Percepisci, connettiti a tutti questi elementi, consenti a questi elementi di darti la loro forza, la loro vitalità e splendi, splendi nella vita. Va bene. Monica, l'alloggio comunale è stato un bando regolare? L'alloggio comunale si è adeguato alle vibrazioni di Anna, quindi in questo senso regolare, ha rispettato quelli che sono i decreti emessi da Anna attraverso le sue entità mentali, attraverso le sue entità eteriche. Il battito cardiaco scossa ha una causa esoterica? E lì come se fosse un modo per preannunciare che da lì sarebbe proprio iniziato una sorta di risveglio per Anna. La sagoma di fuoco che ha visto dietro l'immagine del gatto che non c'è più, il suo gatto bianco, ha una causa esoterica? Quello era proprio l'uomo del tempo che ha cercato di bloccare questa connessione che stava avvenendo tra lei e il suo gatto. Lei voleva raggiungerlo, abbracciarlo, fondersi. E l'uomo del tempo ha reso impossibile, diciamo così, questa connessione, anche perché sarebbe stata un'evoluzione per Anna. Mi fa vedere che nel caso in cui l'avesse abbracciato, Anna si sarebbe decisamente sollevata e alleggerita. Va bene, torniamo, non andiamo, ma torniamo al cluster per la seconda volta con Anna. È un muro di cinta molto alte, ehm, lei è come se fosse all'interno di questo muro di cinta, alte, antiche, costituito da tanti mattoni. Cosa ne fa? Sceglie come di mettere una specie di bomba, mm, e in un attimo tutto il muro crolla giù, si polverizza ai suoi piedi. E lei si trova libera perché lei era circondata dalle mura. Di colpo queste mura non ci sono più. E la stessa Anna crea un vento di risucchio di tutte queste macerie all'interno di un portale definitivo. E vedo che si fa aiutare anche da i suoi amici pupazzetti gnomi che l'aiutano, no? Vedo che spazzano via queste macerie insieme a lei.
Cosa mette qui al suo posto? Qua è come se mi avesse in un attimo ricamato un ad eternum. Questo qua me l'ha fatto con la macchina da cucire, però, utilizzando fili di diversi colori che vanno dal fucsia al giallo e vanno a disegnare una specie di sole spirale. C'è un avatar? E l'avatar è un prete. Um, Preghiamo allora, teniamoci per mano. mm. Inizi tu l'Angelus. Lo lascio fare a te. Non lo so, anche volendo. No, lei ritiene che tutto questo sia decisamente vecchio e inutile, non appartiene a lei, quindi butta via in questo prete avatar dentro il portale definitivo. Questa è una cosa che dico. Io non sono figlio di persone non religiose, tuttavia non mi hanno mai inculcato nulla, eccetera. Quindi io non ho imparato le preghiere, perché non avevo bisogno di questa roba. Però le ho provate a imparare da solo dopo e non mi hanno mai detto niente. Non mi hanno mai detto nulla, se non qualcosa di artificiale, inutile e dannoso, forse. Quindi non avendolo preso da bambino, l'ho preso con una maggiore consapevolezza la situazione, quindi mi sono detto, ma che sto facendo? Saltato, hai sentito, no? Che è saltato la censura. Mm. E quindi mi sono proprio, quindi se provate a veramente a sentire, ascoltare voi religiosi che vedete questo video, non succederà mai, cosa sentite quando dite una preghiera, peraltro se l'analizzate c'è da piangere, proverete quello che ho provato io. Bene, abbiamo praticamente finito, si è fatto tardi. Anna, entità eteriche, mentali e impianti ci sono ancora? No, Vibrazione, 223, PS, 51, vite, 1744, cervello, 9.6, suscettibilità ipnotica, 53. 3D, Adesso è sceso molto, 40, ottimo, questo era il dato più importante, vivacità animica, 94. messaggio di Anna ad Anna. Forza Anna, rimescola le carte ehm, e crea la tua realtà, una realtà di fantasia, figli e amore. È possibile. È già. Esclamativo. Come la vedi? È come se si stesse organizzando, sta facendo un planning perché ci sono diversi impegni che deve incastrare, quindi ha bisogno di tenere nota di tutto quanto. Va bene. Immagine finale? E vedo che si sta sistemando i capelli e fa un radioso sorriso. E ci fa salutare prendendo, sai, il braccino di un bambolotto di quelli che lei ha creato, no? Abbiamo finito.